Seconda puntata, Bloom. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi abbiamo la seconda parte degli esperimenti con questo attivatore cellulare. L'abbiamo presentato così nel video precedente dove l'abbiamo provato con lo swipe e oggi lo proviamo con il Bloom. È un prodotto che non conosco, nel senso che sto imparando a conoscerlo insieme a voi, sto facendo delle prove, degli esperimenti proprio in questi giorni e vediamo un po' cosa succede, insomma, per capire se può valer la pena, insomma, richiedere che possa essere venduto anche in Italia, perché chi si fosse perso il video precedente è un prodotto di Ovatrol, quindi è la marca del nostro Floetrol europeo, che ha nel suo repertorio questo attivatore cellulare che è apposta per la Fluid Art, nato apposta per la Fluid Art, ma ahimè io l'ho trovato appunto acquistabile solo in Francia. Per cui ho contattato l'azienda e ho chiesto se era possibile, insomma, provarlo, comunque poterlo acquistare, anche per me che insomma sono italiana. E, e niente, insomma, mi hanno mandato questo campione e quindi io lo sto provando. Come attivatore cellulare, ovviamente lo utilizziamo in quelle tecniche che richiedono l'uso di un attivatore cellulare, quindi nello swipe, come abbiamo visto l'altra volta, lo utilizziamo ovviamente soltanto nel colore di strisciamento e oggi lo proviamo nel bloom. Allora, prima di addentrarci nella tecnica del bloom, volevo solo spendere due parole sul video precedente legato allo swipe e intanto volevo farvi vedere le ultime due tele, gli ultimi due versamenti asciutti, perché nel video gli ultimi due ve li avevo fatti vedere sul tavolo bagnati proprio perché ero arrivata un po' in zona Cesarini, volevo caricare il video e quindi insomma non li ho toccati. E oggi ce li ho asciutti, quindi ce li ho qui, ve li faccio velocemente vedere perché è giusto insomma vedere anche i risultati asciutti. Sono due, vedete, questo è uno e questo è l'altro. L'unica cosa che volevo aggiungere, e poi passiamo davvero al bloom, è che nei versamenti, nelle prove, no, che ho fatto con lo swipe, non sono stata, secondo me, bravissima a farvi cogliere come questo prodotto può davvero attivare più colori, perché io ho un po' la fissa del bianco, metto un po' il bianco ovunque, vedete che io gioco molto con gli smalti bianchi, satinati, lucidi o comunque insomma anche negli swipe precedenti avete visto che ho iniziato con una base nera, poi li ho fatti tutti bianchi e solo che cosa succede? Che cioè ci ho riflettuto dopo dal commento di un'artista, no, che mi diceva però c'è un prodotto interessante, però magari i reticolati bianchi si possono ottenere tranquillamente anche utilizzando soltanto il bianco di Amsterdam, senza l'aggiunta di attivatori. E è vero, cioè è verissimo, infatti aveva ragionissimo perché sia il bianco ma anche il nero di Amsterdam io li ho sempre utilizzati come attivatori cellulari da soli per lo swipe. Parliamo di swipe. Perché già da soli possono creare dei reticolati se tenuti a una consistenza piuttosto sottile. E negli swipe che vi ho presentato nell'ultimo video, io avevo preparato
come attivatori cellulari il bianco e il nero e un color oro. L'oro in realtà era un mix di due ori più un po' di giallo. E quello che non avete visto sono le prove che io avevo fatto sulla carta da forno prima di mettermi a fare i veri versamenti sulle tele. Quindi non avete potuto vedere la differenza tra il reticolato creato solo con il colore puro da solo e il reticolato creato con questo. Ora, se si vuole reticolare, quindi usare come colore di strisciamento solo il bianco di Amsterdam, effettivamente non è fondamentale per ottenere dei buoni risultati aggiungere un attivatore, ma sugli altri colori sì, perché gli altri colori da soli non attivano nulla. E siccome nei miei swipe ho sempre utilizzato sopra il colore bianco, non si è ben visto come invece poteva attivare anche il giallo oro. E perché non si è visto? Perché il bianco di titanio è un colore opaco e coprente, quindi se lo metto sopra un colore che è fatto con un mix di pigmenti trasparenti o semitrasparenti, è ovvio che lo va un po' a coprire e se lo mangia un po'. Per cui al di là di alcuni dettagli, alcune parti dello swipe dove un po' il reticolato ha preso anche il color oro, tendenzialmente si vede il reticolato bianco, ecco. Quindi avrei dovuto utilizzare come colori di strisciamento altri colori, soprattutto altri colori. Comunque vedremo, insomma, magari io continuerò comunque a provarlo perché finché ne ho lo provo, insomma, non è che lo tengo lì. Continuerò a studiarmelo un po' anche con lo swipe e se farò altre prove, anzi le farò, sicuramente le farò, con anche altri colori, così possiamo vedere meglio davvero l'efficacia di questo prodotto anche nello swipe. Oggi un po' il discorso cambia perché lo proviamo con il Bloom. Ecco, per la tecnica Bloom invece è necessario mettere l'aggiunta di un attivatore proprio per favorire questa fioritura. Io la tecnica proprio classica del Bloom non la faccio mai, anzi si può dire che non l'ho mai fatta, perché quella che faccio di solito è un'altra tecnica che potete trovare in più video sul mio canale, che di solito chiamo Bloom o Pearl Bloom, ma in quel tipo di Bloom, quello che sono abituata a fare, utilizzo la ricetta del Pearl Pur, quindi utilizzo gli smalti bianchi e, e quindi non è, c'è anche il risultato è un pochino diverso, c'è una fioritura ma c'è una fioritura di perline, perline bianche soprattutto. Questi, tanto per intenderci, no? Questi qui, questi sono dei Pearl Bloom, ma non è il Bloom che andremo a provare oggi. Il Bloom che andiamo a provare oggi è proprio insomma, la tecnica, diciamo, classica della fioritura che prevede delle pozzanghere sovrapposte di colori preparati normalmente col vostro medium e poi una serie, 1, 2, 3, anche 4 colori invece più sottili preparati con un attivatore cellulare. E, vedrete sul web cose bellissime fatte col Bloom. Io non l'ho mai fatto perché non ho i prodotti che utilizzano solitamente per creare questi bellissimi Bloom. Non ho il Floetrol australiano, comunque non utilizziamo, e non ho il polyacrylic, non seguo la ricetta di Chili Art, e che fa cose meravigliose sia per lo swipe che per il Bloom, per cui non avendo ancora individuato prodotti, diciamo, nostri, europei, italiani, insomma, qualcosa che ci possa aiutare davvero a creare qualcosa di carino anche nella tecnica del Bloom, non l'ho mai fatto prima, per cui oggi io provo una tecnica in cui sono assolutamente pivella e principiante, ok?
e lo proverò appunto preparando i miei colori, i miei attivatori cellulari con questo qua. E vi dico già che ho fatto tantissime prove, e, perché ho fatto tantissime piccole tele, e perché è una tecnica appunto che conosco poco e me la sto un po' imparando, cioè ogni volta che ne faccio una imparo qualcosa, no? E, e faccio davvero, provo più combinazioni, insomma. Mi vedrete utilizzare nei versamenti di oggi anche un pochino di white mix. Adesso non ce lo metto, non sto bene, però ve lo scrivo, cioè nel senso capirete quali sono i versamenti in cui ne metto proprio poco poco, e vediamo se ha un effetto, insomma, se ha un senso. E quindi i bloom di oggi sono davvero un esperimento con la I maiuscola, nel senso che oltre a provare questo prodotto per la prima volta, perché non lo conosco, non conosco molto bene nemmeno la tecnica del bloom. Cioè quella che faccio io, il famoso Pearl Bloom, segue una ricetta diversa e proprio anche una tecnica diversa. Quindi oggi lo proviamo col Bloom. Vi dico già che ho fatto tantissime prove, tantissimi versamenti. Io ve ne caricherò in questo video soltanto 3 o 4 direi. Però ne ho fatto altri, quindi visto che siamo sotto le feste di Natale, magari vi caricherò anche gli altri, ok? Perché davvero è un po' un percorso. Io vi accompagno nei miei esperimenti e anzi, questo è un video che è abbastanza condensato di informazioni. Probabilmente risulterà un po' più lungo degli altri perché secondo me, proprio perché è una tecnica per me abbastanza nuova, cioè l'ho sempre provata facendo proprio cose piccoline, l'avevo provato col poliuretano, avevo provato, io il poliacrilico non l'ho mai comprato, quindi non l'ho mai provato, ma ho provato altre cose. Sì, mi venivano anche cose carine, ma sempre fatte su cose molto piccoline, perché poi quando andavo a dilatarlo, mm. Ehm, quindi vi accompagno un po' anche in quello che sto capendo di questa tecnica, quali sono i fattori che incidono, che possono incidere, a mio avviso, sulla riuscita di questa tecnica. Quindi vi accompagno un po' nelle modifiche che vado a fare passo passo e anche un po' nei ragionamenti che faccio. Io però preferirei che questa analisi la facessimo dopo i versamenti. Io adesso vi lascerei vedere questi esperimenti sul Bloom. E poi, una volta finiti, ci ritroviamo subito e li guardiamo. Ho dimenticato di dire una cosa molto importante, che nelle preparazioni di oggi, nel Bloom, ho cambiato la proporzione. Se per lo swipe avevo utilizzato una proporzione 1 a 2, quindi una parte di colore e due parti di attivatore, e per lo swipe secondo me i consigli dell'azienda sono azzeccatissimi, nel senso che è sufficiente, va benissimo. Per il Bloom io l'ho un po' aumentato. E perché questo? Perché nelle prove che avevo fatto, cioè con la proporzione 1 a 2, mi venivano delle perline, cioè delle celline molto piccole, per cui ho aumentato a 4. Quindi tutti i bloom che vedrete sono preparati, gli attivatori cellulari, mi raccomando, solo i colori utilizzati come attivatori, sono preparati con una proporzione 1 a 4. Buona visione.
Rieccoci qua. Allora, abbiamo fatto questi piccoli bloom e io ho già qui i risultati asciutti, per cui partirei intanto dal farvi vedere i risultati asciutti, ok? Cercando di andare in ordine e rispettando un po' più o meno la sequenza e di quelli che abbiamo visto. Allora, la prima è la stellina, che ce l'ho qui. Vedete che questo è il risultato asciutto. I colori sono rimasti assolutamente brillanti, quindi di per sé è un prodotto che asciuga assolutamente bene, non si altera assolutamente rispetto all'originale bagnato, ok? Come abbiamo visto invece altri smalti molto reattivi, molto instabili che continuano a modificarsi in fase di asciugatura. Questo è assolutamente fedelissimo all'originale. Poi abbiamo visto quello sui toni del verde e blu, questa qua, ok? Vedete reticolato bianco, ma dopo adesso parliamo anche di questo, vi faccio vedere i risultati asciutti, ma questo è l'altra telina colorata e questo è quello che avete visto rifare dove ci ho ricolato sopra perché non mi stava piacendo. Ecco, la seconda colata ha creato delle sfumature pazzesche, reticolato, insomma, nì, però i colori che ha creato mi piacciono molto, c'ha veramente tante sfumature. Però, quello che dobbiamo dire cos'è? Allora, sicuramente in questa tecnica, che non è semplicissima, ma come poi ogni tecnica, insomma, bisogna impararla e capire, trovare quel giusto equilibrio tra i materiali, i prodotti che si utilizzano, le quantità, le consistenze e ovviamente la manualità. Allora, e sicuramente ha un fattore che incide sulla riuscita è il cuscino, cioè la pittura che voi utilizzate come base deve avere una consistenza giusta, non deve essere troppo spessa, ma neanche troppo liquida, quindi deve avere una buona cremosità e abbastanza scorrevole, quindi mi viene da dire proprio la cremosità dello yogurt, mi viene da pensarla un po', da paragonarla a quello, no? Come base, quindi non è che tutte le pitture da muro vanno bene. Io ho utilizzato una pittura da muro. Oggi non ci soffermeremo sul cuscino, perché in realtà sulle basi, sui cuscini, secondo me ci si può fare proprio un video, nel senso che non vorrei adesso oggi mettere troppa carne al fuoco, magari ne parleremo, perché qualcosa di carino e di interessante lo sto provando e quindi può valer la pena magari poi vederli più da vicino e più nel dettaglio. Quindi il cuscino ha una sua importanza. E poi la consistenza dei colori che vanno sopra sono un po' la stessa che ho utilizzato per lo swipe, quindi è una consistenza abbastanza spessa, direi una 4, quindi bello cremosino il colore. Certo non deve essere più sottile della base del cuscino, se no tende ad affondarci dentro e prevarrà, insomma, dopo questo bianco della base rischia di venire un pochino troppo fuori. Quindi cuscino sopra, leggermente il colore un po' più spesso del cuscino in modo che possa comunque scivolarci sopra e poi gli attivatori cellulari. Gli attivatori cellulari devono essere di una consistenza un pochino più sottile, io ho ottenuto una 2 circa, mm, e si può scegliere se metterne 1, 2, 3. Io sugli attivatori ho un po' pasticciato, nel senso che sono andata un po' così a caso, cioè a caso. Avevo preparato la mia paletta colori
per lo swipe precedente, cioè ho utilizzato la stessa identica paletta colori che avevo utilizzato per lo swipe, perché avevo preparato i miei bicchieri, i miei bei bicchierotti pieni di colore e ho detto così ne ho abbastanza per fare un bel po' di esperimenti e ho ottenuto quelli. Mm. E cosa ho fatto? Ho preso, cioè ho messo come colori sopra il cuscino, ho fatto una scelta di colori da mettere sopra il cuscino e poi ho scelto praticamente gli stessi colori come attivatori cellulari, a parte il bianco che ho sempre messo in alto sopra. Ma in questo caso mi viene da dire per fortuna l'ho messo in alto sopra, perché se no non mi sarebbe proprio venuto nessun bloom. Cioè, questo è un errore un po' da Pierlotta. È un po' veramente da pivella, nel senso che no, no, è anche poco più che da pivella, cioè non c'ho proprio, sono andata un po' così, cioè quel giorno davvero ero entrata in una sorta di loop compulsivo, se mi fossi fermata un attimo a riflettere forse mi sarei corretta prima, però cioè non è che se faccio dei colori verdi e blu posso mettere come attivatori cellulari lo stesso verde e blu. È ovvio che il reticolato non si vedrà sopra. Ok, quindi cioè, questo è un errore. Quindi per fortuna che ho la fissa del bianco e che sopra ho messo il bianco, perché quantomeno, come vedete nelle teline che ho fatto, è comunque il bianco quello che predomina. Poi a differenza dello swipe, quando si soffia comunque l'aria va a colpire il bianco, magari la sposta un po' e cioè può trasparire anche il colore sotto. Vedete qua, non so se si vede, ci sono delle venature azzurre e blu che prendono un po' il verde, però cioè davvero se non avessi messo il bianco non sarebbe venuto un granché e non sarebbe stato colpa dell'attivatore cellulare, perché poi il rischio è di dire non funziona benissimo, no, cioè sono io che magari ho fatto degli errori un po' più tecnici. Mm. Ok, quindi il bloom in un qualche modo è venuto, ma è venuto perché ho messo il bianco. E il bianco reticola molto bene, mi piace molto quando va a fondersi con gli altri colori perché diventa, sembra quasi un fulmine, sembra proprio una rete elettrica, almeno a me dà un po' questa impressione anche in questo, eh. Poi ne ho fatti altri, ma ve li caricherò. Vedete qua traspare un po' l'oro che c'è in mezzo, poco perché mm, l'ho messo sempre sotto al bianco e poi perché sì, a parte aver messo sempre il bianco sopra, ho utilizzato veramente gli stessi colori sia per la base che per gli attivatori cellulari, quindi è ovvio che risalta poco, si perde nel fondo. E quindi insomma, dico una banalità, però ecco i colori che si trasformano in attivatori cellulari, quindi ai quali si aggiunge questo prodotto qua, devono essere diversi. Insomma, il reticolato deve essere di un altro colore perché si possa vedere, ok? Ok. E poi altro fattore che incide sulla riuscita del bloom, ovviamente, è la manualità. In questo caso è la gestione dell'aria, perché bloom si utilizza il getto d'aria. E vedrete tantissimi bloom sul web, anche veramente molto belli. Spesso si utilizza la bocca, soprattutto quando ci sono, cioè vedrete dei gran formati piccolini fatti con il bloom. Il web è pieno veramente di bloom molto belli e anche perché sono fatti con delle ricette che a noi non sono accessibili, però al di là di questo eh, sono formati piccolini perché spesso si utilizza la bocca e con la bocca non si riesce a fare un formato del genere, cioè due polmoni grandi così, eh? E perché si usa preferenzialmente la bocca? Perché con la bocca tu puoi dosare la quantità d'aria, la pressione da dare e anche indirizzarla dove vuoi tu. Quindi mm, la bocca è un aiuto di un certo tipo, però ha dei limiti, nel senso che se abbiamo una telina veramente piccolina con la bocca
bisogna un po' allenarsi, perché anch'io in realtà a volte ho soffiato troppo diretta, a volte l'ho fatto scivolare troppo sulla superficie, quindi non si è rimasto, soprattutto al centro, magari è rimasto troppo bianco, troppo colore, invece deve proprio reticolare, devono venire fuori queste cellette colorate un po' ovunque e quindi bisogna veramente allenarsi e gestire bene anche il getto d'aria. Là dove si vuole provare un formato un pochino più grande, eh, quindi sì, a meno che non abbia proprio dei bei polmoni, bisogna cambiare lo strumento. E mi avete visto un po' giocare anche col getto d'aria in questi versamenti, no? In qualcuno ho utilizzato la bocca, poi ho due phon, ce li ho qua, sì. Uno è un vecchio phon, si vede che io ho un po' chiuso, vedete, con lo scotch, con la carta, con lo scotch di carta perché non avevo un formato gigante, quindi questo beccuccio era troppo grande e per ridurre un po' il getto d'aria ho coperto con un po' di carta e ho usato questo. Poi ho quest'altro, vedete, questo volendo ha il beccuccio anche da mettere come questo. Però se lo tolgo, questo se lo tolgo è sì, anche questo rotondo come tutti i phon. E vabbè, questo era un altro piccolino e in realtà cioè ne basta uno, non è che dovete avere 3000 phon. Io ce li avevo provato, questo mi è comodo perché lo tengo proprio così e ho provato a buttare il getto diretto e poi a spostarlo un po' di lato. Quindi giocare un po' anche col getto d'aria perché vi aiuta a capire scusate, qual è quello più efficace. Faccio sta roba. E, perché? Perché il getto d'aria mm, cioè va proprio fatto scivolare sopra l'attivatore cellulare, cioè deve scivolare sopra il colore, ma neanche rimanere troppo troppo in superficie. Cioè è bello che alcune parti rimangano un po' più in superficie perché quando poi si asciuga che si crea questo reticolato sembra quasi un po' in rilievo e altre parti dove affonda leggermente, quindi si fonde un pochino, non troppo, perché sennò sparisce, con i colori sotto e prende delle venature colorate. E quindi il governo dell'aria è fondamentale per la riuscita del bloom. Mm, i risultati che ho ottenuto, diciamo come primissime prove, non mi dispiacciono, cioè i reticolati che si sono creati non sono, cioè si vedono, insomma, sono mm, reticolati visibili, mi piacciono perché sembrano davvero un po' tipo delle scosse elettriche e qualcosa del genere. E le perline ci sono perché comunque queste cellette colorate, vedete un po' di fioritura c'è. Mm. Anche qui, insomma, che negli altri, vedete, si devono creare un po' delle celle e a volte sono un pochino tipo a nido d'ape, a volte a goccia, a volte più rotonde e quando andate ad allargare, perché questo è un altro motivo del perché si utilizzano, vedete nel bloom, utilizzare formati piccolini, perché cioè il getto arriva lì, ma anche col phon, perché il phon non è semplice indirizzare un getto d'aria e creare questa reazione, questa fioritura allungando molto il colore. Cioè serve una manualità. Quindi spesso sono formati piccini perché si crea questo disegno, quindi iniziano a crearsi queste celle, questa fioritura, poi con un giro piccolo anche di spinner, con il vostro girellino, basta poco per arrivare al termine della tela, quindi le celle che si creano non verranno un pochino dilatate, quindi diventeranno un po' più visibili, ma non troppo, perché sennò si deformano e rischiano di sparire.
E, insomma, anche il bloom è una tecnica che ha la ricerca dei suoi equilibri e della sua manualità, ok? E poi insomma è il bello della fluid art, insomma scopri, ti cimenti in una tecnica nuova, l'importante è che la tecnica piaccia, che ti emozioni, che abbia un po' quell'effetto wow quando vedete qualcosa di bello, no? Poi si prova, si riprova e si cerca di seguire qualche consiglio se c'è, si impara tantissimo mettendo le mani in pasta, quindi dai propri errori. E io spesso li ripeto più volte prima di imparare, di modificarmi. E in questi video un po' si vede, sono un po' recidiva, ma l'altro pomeriggio è andata così, cioè a un certo punto sotto sera mi apre la porta, arriva il mio compagno, apri la porta, piano, guarda dentro, io ero lì tutta presa, stavo registrando, stavo colore ovunque perché io quando poi faccio in questo modo butto tutto lì, cioè finché non ho finito non riordino, non ripulisco, non è che dopo ogni video ripulisco e poi ne faccio un altro, no, faccio tutta una serie finché batto il ferro finché è caldo e poi alla fine di tutto. Quindi ho buttato dentro l'occhio, si è guardato intorno, mi fa, ma tu non sei normale. Ma guarda cos'è sto posto, campo di battaglia. Fa, ma non si può vivere così, io, ma dai, esci che devo finire. Quindi insomma, mm, mi ero veramente intrippata, mi ero anche un po' arenata, perché davvero mi ha presa questa compulsione e cioè fermati un attimo, Franci, quando ti viene questa compulsione ti devi fermare un attimo, rifletti, lascia decantare un po', spezza, taglia un po' il trip. E invece insomma un po' recidivato, ho fatto più cose provando, commettendo anche un po' gli stessi errori. Soltanto dopo alla fine che ci ho riflettuto, me li sono guardata, ci ho dormito sopra, e allora ho detto ok, mm, mi sono un po' schiarita, no? E ho capito mm, gli errori tecnici e le cose da modificare. Quindi nel Bloom di oggi avete probabilmente quello che vi portate a casa, anche quello da non fare. Io quello che vi posso dire oggi è che comunque riconfermo che questo è un prodotto interessante. Mm, Forse non sono stata bravissima a mostrarne l'efficacia perché sullo swipe appunto ho usato troppo il bianco che già da solo attiva molto, invece avrei dovuto provare più colori per farvi vedere, perché nelle mie prove su carta da forno venivano, quindi ha un suo perché, ma non l'avete visto bene. E, e anche in questa tecnica del bloom, secondo me, è interessante. Può essere che manchi qualcosa alla ricetta, però vediamo. Cioè, sicuramente un aiuto lo dà, perché comunque io non riuscivo a creare queste cose solo utilizzando tipo il bianco di Amsterdam. Ecco, quindi qualcosa questo prodotto lo fa. E certo, c'è da allenarsi e da lavorarci di più. Quindi spero in ogni caso che questo video in qualche modo vi sia stato utile. Stiamo imparando a conoscere insieme un prodotto, io sto un po' cimentandomi per le prime volte in questa tecnica che non conosco bene, quindi me la sto un po' imparando. E il risultato, per essere diciamo le prime cose che faccio con questa tecnica, non mi dispiacciono, poi insomma non sono diciamo proprio i bloom super fantastici che vedo fatti con la ricetta di Chili Art, questo no. Però continuerò a studiarmi il prodotto e continuerò a sperimentarlo ancora, quindi sicuramente vi caricherò altro. Io l'altro pomeriggio ho fatto tante prove, quindi oggi ve ne ho fatti vedere 4. Io qui davanti ho altri bloom asciutti, perché quel giorno ne ho fatti tanti. Non ve li faccio vedere perché magari vi carico un altro video. Poi la condotta è un po' simile a quella di oggi perché li ho fatti tutti quel pomeriggio lì.
ho giocato con i getti d'aria diversi e ho provato in qualcuno ad aggiungere un po' di white mix, ho provato a un certo punto a cambiare un po' gli attivatori cellulari, qualcosa ho modificato, ma diciamo che i nuovi che andrò a fare da oggi in poi starò attenta a tutti i fattori che vi ho appena spiegato. Quindi sicuramente vi ritroverete un paio di video dedicati al Bloom e a questo prodotto che un po' si assomigliano, però li ho fatti, quindi e ho fatto anche dei formati un pochino più grandi, ok? Da 25 centimetri, quindi insomma non giganti, però essendo esperimenti e per me insomma ancora abbastanza ostica come cosa, sono un po' più grandini, quindi ve li metterò. E credo che si possa sempre imparare qualcosa anche dagli errori degli altri e dalle sperimentazioni degli altri. Quindi niente, io spero comunque che vi siate portati a casa qualcosa lo stesso, continueremo a sperimentare questo prodotto. Io nella descrizione vi metterò comunque i link per poterlo richiedere se vi interessa, perché dal momento che ve lo faccio vedere come l'ho avuto io ho fatto richiesta, me l'hanno mandato, magari potete farlo anche voi se siete curiosi, interessati, poi ognuno valuta da sé se ne può valer la pena o no, insomma, è ovvio. E quindi niente, io sotto vi metto nella descrizione dove c'è la parte scritta, vi metto tutti i prodotti che io utilizzo e vi metterò i link sia italiani che generali, insomma, europei e francesi per contattare l'azienda e eventualmente farne richiesta. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e auguro un buon Natale a tutti perché mancano davvero 2 giorni. Alla prossima, ciao!